Vediamo come realizzare questa scala a pied-oca con AutoCAD. Ci poniamo in una vista 3D con il comando premi e trascina, clicchiamo sul primo gradino ed estrudiamo di 0.15. Facciamo lo stesso anche su questi tre gradini. E facciamo lo stesso anche sul primo gradino della seconda rampa. Prendiamo questi elementi e li andiamo a copiare, quindi 1, 2 e 3. Prendiamo tutti questi e li spostiamo verso l'alto in corrispondenza di questo punto. Prendiamo questi 3 e li spostiamo verso l'alto, prendiamo questi 2 e li spostiamo verso l'alto, prendiamo questo e lo spostiamo anche lui verso l'alto, poi ci mettiamo in una vista laterale, prendiamo questo elemento e lo andiamo a copiare così. Adesso dobbiamo andare a chiudere, diciamo, la parte sottostante. Allora prendiamo la polilinea, se abbiamo attivo l'UCS dinamico qui in basso, se non avete quest'icona dell'UCS dinamico, andando su queste tre linee esce l'elenco di tutti i comandi e vi accertate che UCS dinamico sia spuntato. L'UCS dinamico fa in modo che quando noi ci avviciniamo ad una faccia abbiamo la possibilità di scrivere nel piano di quella faccia, perché normalmente AutoCAD scriverebbe sulla faccia XY, quindi non verticalmente. Quindi l'alternativa all'utilizzo dell'UCS dinamico sarebbe quello di impostare qui sopra l'UCS su questo piano qui. Però grazie all'UCS dinamico, se noi ci poggiamo su questo punto, facciamo un primo clic, un secondo clic, un terzo e un quarto clic e andiamo a chiudere questa forma, abbiamo la possibilità di estrudere cliccando sul vertice opposto, ottenendo quindi questa sorta di triangolo. Questo triangolo lo andiamo poi a copiare per un tot numero di volte, poi andiamo a fare la stessa cosa anche qui, quindi andiamo sempre sulla polilinea, ci poggiamo su questa faccia, andiamo a disegnare questo triangolo e qui ancora andiamo a disegnare quest'altro triangolo, prendiamo questo elemento e lo estrudiamo a toccare questo punto e ancora questo elemento lo estrudiamo a toccare quest'altro punto. Qui dietro. Poi abbiamo questo spazio qui che deve essere modificato, quindi andiamo con premi e trascina, poggiamoci su questa faccia e estrudiamo fino a questo punto qui. Poi nel frattempo torniamo con la polilinea, poggiamoci su questa faccia e disegniamo questo triangolo qui. Prendiamolo e estrudiamolo fino a questo punto qua.
Prendiamo poi questo elemento e lo andiamo a copiare diciamo qui varie volte. Poi per quanto riguarda questa zona qui, andiamo sempre con la polilinea, ci poggiamo su questa faccia, definiamo questa forma e la estrudiamo fino a questo punto e poi qui possiamo sempre con la polilinea riempire questa faccia ed estruderla fino a questo punto qui. Poi qui avrei anche potuto creare un raccordo che scendeva in questa zona, più o meno dipende dal tipo di scala, quindi avrei potuto disegnare qui un elemento curvo, raccordandolo qui e andandolo a chiudere. Poi una volta fatto tutto questo, clicchiamo sul comando unisci, selezioniamo tutti gli elementi, li uniamo e quindi così diventa un solo corpo.